Una delle domande che più spesso mi viene fatta su questo canale, che ha più a che fare con l'aspetto video che con quello audio, è: Ale, quale obiettivo, quale lente mi conviene comprare per la mia fotocamera per fare video su YouTube? In questo video ti rispondo in maniera dettagliata e approfondita, dandoti tutte le informazioni che ti servono per scegliere la lente giusta per il tuo caso specifico. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi parliamo di lenti per macchine fotografiche, a prescindere dalla marca della tua fotocamera, che sia Sony, che sia Canon, che sia Fuji, che sia Panasonic, quello che ti pare. Non mi importa, perché questo video è generico sulle lenti, ok? Non sulle marche. Anche l'esempio che ti farò di una lente, qui è una lente Sigma, ma può essere applicato a qualsiasi tipo di lente. Quindi qualunque fotocamera tu abbia, qualunque lente tu abbia, questo video va bene. La lente è più importante rispetto alla fotocamera. Lo so che ti può sembrare strano, ma mentre un corpo macchina tu lo tieni per anni, e quel corpo macchina, se l'hai scelto con determinati requisiti, sul mio canale trovi diversi video dove ti spiego anche come scegliere la fotocamera, come regolare la fotocamera per fare video su YouTube, quindi magari vai a cercare, perché c'è proprio una playlist sui video per YouTube o i video podcast. Quindi ti dicevo, il corpo macchina tu lo scegli con determinate caratteristiche e lo tieni nel tempo. La lente potrebbe essere che nel tempo tu cambi esigenze, quindi magari fai vlog in giro per il mondo e poi decidi di fare video all'interno dello studio. Quindi la lente probabilmente potrebbe cambiare. La lente, quindi ti dicevo, è l'aspetto più importante perché determina effettivamente la qualità del tuo video. Ok, quindi spesso si compra una macchina fotografica, magari si spendono anche tanti soldi e si utilizza la lente kit. Tra l'altro ho fatto un video dove ti dimostravo la differenza tra la lente kit, quella che esce in dotazione con la macchina fotografica, e una lente più o meno della stessa lunghezza focale ma seria. E tantissime persone si sono accorte ovviamente dell'immensa differenza che c'è, proprio in termini proprio di qualità, di pasta, di grana del video. In questo video io ti parlo di video, non dell'aspetto fotografico, che è un altro discorso, non me ne occupo in questo video. Quindi dicevo, la lente è l'elemento più importante, quindi una volta che hai comprato una macchina fotografica, un corpo macchina decente, potresti anche non comprare il migliore, ma accontentarti di una fotocamera tutto sommato decente. E ti apro una piccola parentesi: la fotocamera dalla quale sto registrando io, ne ho due, è questa qui, è una Canon M6 Mark II, una macchina fotografica del 2019. Io non mi interessa cambiarla, fin quando funzionano per me sono perfette, perché come vedi la qualità per video su YouTube è di tutto rispetto. Quindi anche una macchina del 2019, per carità, questa era l'ammiraglia della Canon serie M nel 2019 quando è uscita, però una macchina fotografica anche non recentissima è perfetta. L'importante è che tu abbini una lente in grado di svolgere il compito che ti serve. Ok, questa premessa è fondamentale, quindi fatto 100 il tuo budget, investi 50 o forse anche 40 sul corpo e 60 o al massimo 50 sulla lente. Ok, questa è più o meno la proporzione. Spesso trovi delle lenti quando le vai a comprare e su queste lenti ci sono delle scritte. In questo caso ti faccio vedere questa lente qui. Sul corpo c'è scritto 16 mm f1.4. Poi ci sono delle sigle che sono specifiche del singolo brand, che sanno a indicare la stabilizzazione, l'autofocus, eccetera, eccetera. Ma diciamo ci interessa poco di quelle. Voglio concentrarmi sugli aspetti principali, soprattutto per te che non sei un professionista, ovviamente, se no non guarderesti questo video, ma vuoi capirne di più per comprare la lente migliore ed evitare di buttar via soldi. Allora, fermiamoci al 16 mm f1.4. Allora, prima cosa, 16 mm, che vuol dire? Questa è la lunghezza focale, si chiama così, ovvero la quantità di informazioni, la quantità di nel mio caso di studio che la lente riprende. Questo qui è un 16 mm, ok? Quindi riprenderà in maniera molto ampia, infatti questa lente si chiama grandangolare. Grandangolare perché? Perché riprende tanto, immagina che riprende molto più di quello che può riprendere una lente 24, un 35, un 50, un 85, ci arriviamo a questo, ok? Quindi la 16 è molto aperta, ha una lunghezza focale molto ampia.
Quindi la scelta è: a te interessa avere un close-up, cioè un soggetto molto vicino, oppure vuoi che ci sia tanto del tuo studio? Perché se hai uno studio disordinato, se hai uno studio tutto sommato complesso da gestire o non vuoi, tra virgolette, arredarlo come set per YouTube, sicuramente 16 mm forse è eccessivo. Potresti puntare a un 24, ok? Bene. Per YouTube secondo me più di 24 non ti conviene, anche perché la lunghezza focale dipende molto dalla distanza tra la fotocamera e te e tra te e il fondo. Mi spiego meglio. Adesso io sto riprendendo da una lente che è un 24 mm e ce l'ho a circa un braccio di distanza, quindi è molto vicina. E dietro di lei c'è il muro. Ok, quindi c'è il muro, c'è la macchina fotografica attaccata al muro, io sono a un braccio e dietro di me c'è un braccio e mezzo di distanza. Quindi in un ambiente piccolino come il mio studio, un 16 mm può andare bene perché sembra ingrandire un po' tutto. Il 16 mm. Il 24 lo stesso, man mano che sali, quindi 35, 50, 85, fino ad arrivare a 600, che ovviamente non ti serve per video per YouTube, tendono a ravvicinare sempre di più. E quindi anche il soggetto deve essere non più a una distanza così minima, ma deve essere a una distanza maggiore. Quindi o il soggetto si allontana dalla fotocamera o la fotocamera si allontana dal soggetto. Sto cercando di essere molto semplice, però lasciami nei commenti qui sotto le tue domande laddove dovessi dare per scontato qualcosa. Ecco, possiamo riassumere così. Se hai poco spazio nella stanza e vuoi che all'interno della tua inquadratura si veda parecchio dello sfondo, il 16 mm è la scelta migliore. Ok? Può essere un 15, può essere un 16, può essere addirittura un 10, perché si arriva anche a 10, insomma c'è tanta scelta. La soluzione migliore, quella che dal mio punto di vista è il modo migliore per scegliere, è di comprare una macchina fotografica con la lente kit. E qui tu mi potresti dire: Ale, scusa, mi hai detto che la lente kit è una schifezza, adesso mi dici che la devo comprare. Se è la prima volta che utilizzi una macchina fotografica, non hai idea delle distanze e degli spazi, quindi la lente kit, per quanto di scarsissima qualità, è una lente zoom che di solito arriva da 15 a 45 o da 16 a 50, insomma più o meno a quell'escursione focale lì. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che andando tu a regolare la ghiera, quindi a spostarti da 15 o 16 fino a 45, 50, quello che è, riesci a vedere la lunghezza focale che ti serve. E quindi magari ti accorgi che nel tuo caso ti serve un 25, ti serve un 35, ti serve un massima apertura, quindi 15 o 16. È la scelta migliore in assoluto. Ok, quindi perché ti rendi conto nel tuo caso specifico, ma se già sai che la tua stanza è piccolina e tutto sommato ti va di avere un'inquadratura abbastanza ampia, il 16 mm è la scelta migliore in assoluto. Ok, chiarito questo aspetto, ma ti ripeto, se hai domande fammele qui sotto, concentriamoci sulla seconda caratteristica di cui avevamo parlato prima. Questa lente è 16 mm f1.4. Che cos'è f e che cos'è quel numero dopo? È l'apertura del diaframma, indicato con la lettera F. Più è basso il numero, 1.4, 1.2, 1 o 0.95 mi pare sia il minimo, non vorrei sbagliare ma più o meno dovrebbe essere quello, vuol dire che è una lente molto luminosa. Invece più sale il numero, 2.8, 3.5, 5.6 o quello che sia, vuol dire che è una lente buia, una lente scura. Ora, se tu come me sei amante dei set molto scuri, vedi qui c'è pochissima luce, tutta controllata per carità, però c'è pochissima luce, 1.4 è la scelta migliore, magari anche 1.8. Perché? Perché sono lenti molto luminose, quindi anche con poca luce riescono a darti un'inquadratura soddisfacente. Ora, più è basso questo numero, 1.4, 1.2, eccetera, eccetera, più le lenti costano. Perché sono lenti più pregiate, potremmo dire, più luminose, e quindi hanno un costo maggiore. Mettiamo sui due piatti della bilancia, da un lato l'apertura della lente, dall'altro lato le luci che hai nello studio. Più è luminosa la tua ottica, meno dovrai spendere per le luci, perché potrai prendere luci anche da 60 watt. Più è buia la tua luce, più dovrai spendere per le luci nel tuo studio, quindi dovrai andare sui 100 watt, sui 150, sui 200 watt, per compensare
diciamo il fatto che la lente non è così luminosa. In assoluto secondo me ti conviene investire su una buona lente con una buona apertura 1.4, 1.2, 1.8 e tenertela per sempre, ok? Questa è la cosa che ti consiglio io, perché è la soluzione migliore, piuttosto che investire in luci costose eccetera eccetera, perché le luci più sono grandi di wattaggio, più sono grandi anche come fattore forma, no? Quindi se non hai uno spazio troppo grande diventa problematico. Un'altra caratteristica di un'apertura del diaframma f 1.4, 1.2, 1.8 è la sfocatura dello sfondo. Ora, la lente dalla quale io sto riprendendo è 1.4 anche quella, e come puoi vedere il mio sfondo è abbastanza sfocato. Ma ti faccio vedere un'altra cosa: se io adesso mi avvicino all'obiettivo, lo sfondo viene ancora più sfocato, guarda. Guarda le luci. Guarda, mi allontano senza cadere dal tavolo, guarda, ok? Più mi avvicino, guarda la luce, soprattutto quella lì. Guarda come, ok? Quindi più l'apertura è bassa, 1.4, 1.2, 1.8 al massimo, più avrai lo sfondo sfocato. La sfocatura dello sfondo dipende però anche dalla distanza che c'è tra te e lo sfondo. In questo caso, nel mio caso, 1,5 braccia, ma se fossero state 2-3 braccia, anche con una lente non tanto luminosa, quindi con f anche 2, 2.8 eccetera eccetera, avresti avuto una sfocatura dello sfondo. Quindi in assoluto, se la tua stanza è piccolina e vuoi lo sfondo sfocato, devi andare su un'apertura 1.4 più o meno. Se invece hai una stanza molto grande e quindi c'è tanta separazione tra te e lo sfondo, puoi usare anche una lente più scura, più buia, ma dal punto di vista della sfocatura non avrai grandi problemi. Ok? Quindi, come vedi, è un gioco di equilibri. Questo è il punto. Quindi apertura della lente, quantità di luce nello studio, sfocatura dello sfondo. E in base a come scegli questi 3 criteri, come li incroci, ottieni un certo tipo di inquadratura che poi dipende anche molto dalla, potremmo definirla, scelta stilistica del tuo canale. Esistono 2 tipologie di lenti, lente fissa e lente zoom. Qual è la differenza? La lente fissa, come questa qui che ti mostravo prima, è una 16 mm. Punto. Che vuol dire? Vuol dire che ha un'apertura di 16. Basta. Quindi, se vuoi cambiare inquadratura, devi o allontanare la fotocamera o allontanarti tu. Una lente zoom invece ha un'escursione che va, come ti raccontavo prima, in una lente kit da, facciamo 15-45. Quindi puoi aprirla a 15 e puoi chiuderla a 45. Quindi, stando fermo tu davanti alla fotocamera, girando la ghiera, puoi zoomare avanti o indietro da 15 a 45. Prima ti dicevo, se non hai abbastanza le idee chiare sul tuo studio, magari la prima volta, eccetera, eccetera, sicuramente una lente kit che non è di grande qualità può darti una mano. Però ovviamente esistono delle lenti zoom che sono anche di buona qualità. Probabilmente tra una lente zoom e una lente fissa, la lente fissa ha una qualità migliore. Però se nel tuo caso ti serve una lente versatile perché, ok, adesso fai video in questa posizione, ma stacchi la macchina fotografica dal treppiedi, te la porti in giro e ti serve anche un'altra lunghezza focale, allora sicuramente una lente zoom, e con una sola lente riesci a coprire 2 tipologie di utilizzo, quindi ti conviene da un punto di vista economico. Ok, quindi cerchiamo anche di essere realisti, nel senso che in un mondo perfetto, ok, ci compriamo 2 lenti diverse e copriamo tutte le necessità, però magari non tutti hanno budget così importanti da potersi permettere 2 lenti buone. Quindi se ti serve una lente versatile, sicuramente uno zoom decente, uno zoom buono fa al caso tuo. Se invece ti serve soltanto la lente fissa sulla fotocamera e basta, vai sulla lente fissa, perché tanto lo zoom non ti serve. Puoi sicuramente spostare un pochino la macchina fotografica più avanti, un po' più indietro, tu ti fai un po' più avanti, un po' più indietro, quindi comunque certi aggiustamenti li riesci a fare. Non come uno zoom ovviamente, però sicuramente hai una qualità molto migliore. Altre 2 caratteristiche fondamentali delle lenti sono autofocus e stabilizzazione. Ti parlo prima della stabilizzazione. Se la tua macchina fotografica è ferma sul treppiedi in studio, tutto sommato avere una lente stabilizzata non ti serve, perché la stabilizzazione evita che le inquadrature, le fotografie, quello che sia, vengano mosse.
Ok? Quindi è utilissima soprattutto se ti muovi, se fai vlog all'aperto e la fotocamera in mano e cammini, passeggi. Allora in quel caso un'ottica stabilizzata, magari unita a un corpo stabilizzato, è perfetto perché, diciamo, riduce tantissimo il movimento e quindi eviti alle persone di far venire il mal di mare. Se però la tua fotocamera, come nel mio caso, è ferma, fissa, non la muovi, che tu abbia una lente stabilizzata o meno non ti importa, anzi, se non è stabilizzata costa anche un po' meno. Quindi eviti di comprare una lente con una funzionalità che non userai e in più risparmi anche soldi, quindi dal mio punto di vista è perfetto così. La seconda caratteristica, forse una delle principali, è l'autofocus. Una lente con un autofocus rapido e veloce sicuramente ti aiuta a essere sempre a fuoco. Anche se ti sposti, come vedi io sono fermo quando faccio video, però se io mi spostassi, adesso io vedo nel monitor che c'è l'inseguimento non solo del volto ma anche dell'occhio, quindi nel monitor lì ho un rettangolo intorno al viso e un rettangolo intorno all'occhio, quindi lui sta inseguendo, riconosce il viso nell'inquadratura e riconosce anche l'occhio, quindi mette a fuoco sempre lì. Quindi anche se mi sposto, vedi, lui mi insegue e mi mette sempre a fuoco. Se usassi una lente con un autofocus meno reattivo, meno veloce, più lento, ci metterebbe un po' di tempo per mettermi a fuoco. E succedono quelle cose dove si vede il video dove all'improvviso la persona è leggermente fuori fuoco, poi torna a fuoco, poi si sposta ed è di nuovo, insomma, non ti dà l'idea di professionalità. Però ti ripeto, se tu hai la macchina fotografica sul cavalletto, sei fermo come me nelle inquadrature, tutto sommato, anche che non ha un autofocus perfetto, il migliore in assoluto, va bene lo stesso perché non devi fare cose chissà quanto particolari. Probabilmente un autofocus molto evoluto, un autofocus di altissimo livello ti serve più per inquadrature di soggetti in movimento, dove lì deve essere veloce nel cambio di inquadratura, nel cambio di focus, perché sennò diventa complicato, sennò quella scena la butti. Ma quando sei tu davanti alla fotocamera, sicuramente l'autofocus è fondamentale, ma potrebbe anche non essere il miglior autofocus del mondo, ok? Quindi esistono diverse tipologie, ora non voglio tediarti con queste cose, diverse modalità con cui la lente mette a fuoco. Alcune sono più veloci, alcune sono più precise, altre sono più lente e così via. Quindi anche la scelta dell'autofocus è molto importante, ma ripeto per l'ultima volta, se sei fermo nello studio, tutto sommato questa caratteristica, per quanto fondamentale, non è la prima da andare a vedere. Adesso però devo fare una precisazione molto importante sulla lunghezza focale. Prima ti ho parlato di 16 mm, 24, 35, 50, 85 e chi più ne ha più ne metta. Però ti devo fare una precisazione, l'ho volutamente tralasciata prima per chiarirtela adesso in questo momento. La lunghezza focale va adattata in base al corpo macchina. Esistono due tipologie di corpo macchina, in realtà sono di più, ma per adesso diciamo che sono due, ci importa questo. Una è il full frame e l'altra è la APS-C. Che cosa vuol dire? Full frame è un sensore pieno, un sensore più grande. APS-C è un sensore più piccolino che ha un fattore di ritaglio, si chiama fattore di crop, che nel caso di Canon è 1.6. Che cosa vuol dire? Che se tu compri una lente 24 mm per full frame, quella lente sarà 24 mm. Se tu compri un 24 mm per APS-C, quel 24 mm in realtà è 24 per 1.6. Ti faccio l'esempio di questo 16 mm. Questo 16 mm, che è soltanto per APS-C, non è per full frame, quando lo vado a mettere sull'APS-C non è 16 mm, è 16 per 1.6, che fa circa 25 punto qualcosa. Quindi questo qui in realtà non è un 16, è un 25. Può sembrare complesso. Nel momento in cui comprendi qual è il corpo macchina che stai utilizzando, quindi se è una full frame o una APS-C, e nella maggior parte dei casi sarà una APS-C. Sai bene quindi qual è il fattore di crop, perché te lo vai a leggere sul manuale oppure cerchi in rete, e nel momento in cui compri una lente sai che se la lunghezza focale che vuoi, che ti serve, è un 24 mm, allora devi comprare un 16 mm, più o meno, un 15, un 16. E lo so che può sembrare un po' complesso, però non l'ho inventato io il fattore di crop. È così perché il sensore delle APS-C è più piccolino rispetto al sensore del full frame. E quindi bisogna fare questa selezione. Quindi questo qui è un 16, ma quando lo vado a montare diventa un 25, più o meno. Questo è quanto.
So che questo è un argomento un po' più tecnico, però diciamo ti interessa poco, nel senso che nel momento in cui monti la lente sul corpo macchina ti accorgi tu stesso, no? Della lunghezza focale, eccetera eccetera. Quindi puoi anche semplicemente ragionare sempre solo per APS-C, visto che non hai una full frame, non avrai una full frame, tutto sommato ragioni sempre per APS-C e quindi ti compri una lente, non so, una lente super aperta 10-18 per APS-C e ti importa poco che quel 10 non è realmente 10, ma sarà 15 più o meno, 16, una cosa del genere? 16 dovrebbe essere nel caso di Canon. Ti importa poco, perché tanto che te ne frega. Comunque quella è la lunghezza focale giusta. Quindi questo tecnicismo te lo volevo raccontare non per tediarti, ma perché giustamente nel momento in cui ti parlo di lenti e ti parlo di lunghezze focali non posso omettere questa distinzione. Ok, poi nella vita pratica ti interessa poco perché farai sicuramente dei test. Un'ultima cosa che voglio dirti, valuta anche l'usato, perché lenti molto buone costano e l'usato, soprattutto se usato garantito, usato attraverso negozi specializzati, può essere veramente la scelta giusta, perché a metà prezzo più o meno ti porti a casa una lente che fa veramente tanto e ti assicuro che la differenza, se fino adesso hai usato una lente kit e compri una lente fissa buona, il giorno e la notte. Avrai i tuoi video fanno un salto di qualità pazzesco. Ok? Bene, spero di averti raccontato tutto, perdonami se ho condensato veramente in pochi minuti tutto quello che c'era da raccontare, però è così, c'erano un sacco di aspetti da enfatizzare. Ok, grazie mille e come al solito noi ci vediamo settimana prossima, ma dubbi, domande, curiosità, commenta, io ti rispondo nel più breve tempo possibile.